Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci, ascendente pesci, luna o Venere in pesci. Andiamo a vedere come sarà questo dicembre 2024, andiamo a vedere quali sono gli adempimenti spirituali che la tua anima si è prefissa per elevarsi, e lo facciamo con gli oracoli, lo facciamo con i tarocchi. Andiamo a vedere qual è la realtà fenomenica, cioè i fatti concreti entro i quali si svilupperà la tua evoluzione in questo mese. Quindi invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti delle mie playlist podcast, l'arte sciamanica, l'arte del vivere e risvegliare la coscienza, per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole dell'uomo trascendente, della nuova età dell'oro. E per chiunque lo desiderasse ho messo in vendita il mio primo libro, che è una tesi di laurea in naturopatia, che si chiama Il risveglio della coscienza. Mi mandasse una mail a taromantic21@gmail.com. Allora, abbiamo un cielo, il cielo del mese, molto forte, anche questo, mai come quello di novembre, che è stato proprio il capodanno dell'anima, però questo è una sorta di praticantato, il praticantato della trascendenza. Il sole entra in Sagittario, il sole sta in Sagittario fino al 20, poi passa in Capricorno. Il 1° dicembre abbiamo la luna nuova in Sagittario e il 15 dicembre luna piena in Gemelli. Ragazze mie e ragazzi, per chiunque volesse fare la pratica del rito degli antenati che ho descritto nel video Magia Pratica 8, quella del dare il cibo, non le altre pratiche, che le altre invece le dovete fare sempre. Invece quella pratica del dare il cibo sotto la luna potete farla a partire dal 4 dicembre entro il 14 dicembre a notte. Va bene? Per chiunque non sapesse di cosa sto parlando, guardatevi il video Magia Pratica 8, perché la pratica del dare il cibo agli antenati per la pacificazione degli spiriti perturbati, per fermare il karma, insomma tutto quello che vi racconto in quel video, la potete fare quando la luna è crescente. Va bene? Ok, poi abbiamo Mercurio in Sagittario per tutto il mese, ottime comunicazioni. Venere passa in Acquario l'8 dicembre e iniziamo con una Venere più, diciamo, diversamente romantica, la chiamerei, perché è una Venere che si apre al nuovo. È una Venere con un amore onnicomprensivo. E andiamo a vedere questo cielo con questi pianeti veloci, perché i lenti, oltre a Plutone che è entrato in Acquario, ho fatto un video apposta, e sono quelli che si spostano lentamente, appunto. Allora, vediamo il cielo in questo mese come supporterà la tua evoluzione a partire dall'archetipo che andiamo a mettere. Quindi qual è l'archetipo entro il quale si farà la tua evoluzione in questo mese, il postulato imprescindibile per te in questo mese? Andiamo a vedere pesci. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci, qual è l'archetipo entro cui si farà la tua evoluzione in questo mese? L'eremitagno, l'eremita, le risposte sono dentro di te, quindi tutto ciò che stai cercando è dentro. Ti potrai trovare in delle situazioni in cui l'unica risposta è dentro. Cerca la solitudine per centrarsi intimamente nella sua vita interiore, serve alla creatività personale. Allora, molta creatività personale la apprenderai centrandoti in te stessa o in te stesso. Cosa vuol dire? Azzittire il chiacchiericcio della mente, e vi ho messo tutte le meditazioni sul canale per farlo, sono 3 meditazioni brevissime, e lasciarti ispirare dalla mente creativa. Ti vedo, anche se stai con la gente in questo mese, ti vedo come una sorta di bolla introspettiva, laddove vedrai tutto come un grande teatro all'interno del quale tu ti trovi, ma non ne fai parte. Quindi l'archetipo, il postulato in questo mese è come se le risposte sono dentro di te, ti troverai molto bene nella tua beata solitudine. Perché nella solitudine noi, quando iniziamo a stare veramente bene nella solitudine, è perché iniziamo a familiarizzare con l'invisibile. E molti risvegliati, molti maestri stanno nella beata solitudine, no? Non gli interessa più il mondo mondano come necessità, ma lo vivono come esperienza evolutiva, non come necessità consapevole. E quindi quando noi stiamo bene da soli, nella solitudine, è perché
stiamo in compagnia dell'invisibile. Quindi ti vedo in questo mese in compagnia dell'invisibile. Come vi insegno sempre, la mancanza non è assenza, è invisibilità. Ecco, tu sarai in compagnia dell'invisibile e ti dicono, ogni volta che senti che sei sola, solo, perché tu la ricercherai questa solitudine in questo mese, e perché l'invisibile vuole farti compagnia, vuole farsi conoscere da te. L'invisibile è tutto il mondo, è tutto un mondo meraviglioso. L'invisibile è tutto, è ciò che genera la creazione visibile. È come se necessitassi in questo mese di cooperare, collaborare con l'invisibile in modo attivo. Il tuo sposo celeste o la tua sposa celeste, o se superiore è la stessa cosa, o angelo custode, o spirito guida è la stessa cosa, sono nell'invisibile. E quindi ti chiedono questa familiarità, questa conoscenza. Le emozioni sono invisibili, ma tu le senti. Quindi ti chiedono di parlare con l'invisibile. Questo è il postulato entro cui si farà la tua esperienza in questo mese. Questo genererà molta creatività personale, d'accordo? Perché le intuizioni arrivano dall'invisibile, invece la mente razionale non crea niente di nuovo, perché si basa su processi logici già accaduti. Ok, vediamo la sfida con queste altre meravigliose carte, o comunque cosa ci vogliono dire queste carte per te. Vediamo la sfida. Wisdom, questa è la saggezza, c'è un bellissimo gufo civetta, la saggezza, guardate poi come si parlano le carte. L'eremita è il grande saggio che procede con prudenza guardando solo il suo interno. La saggezza, la sfida in questo mese è la saggezza. E la saggezza ti arriva parlando con l'invisibile. Ok? Parlando con l'invisibile, come vi insegno sempre nella nostra scuola, comunicate con le emozioni, parlate con il Dio delle emozioni, qualsiasi Dio o Dea sia, no? Dea della rabbia, della tristezza, della frustrazione, Dea della solitudine. Questo è il mese in cui la Dea della solitudine ti viene a trovare e tu genererai potere grazie a questo incontro. Ok? Caspita, vediamo un po' cosa ti dice quest'altro, poi mettiamo i tarocchi. La tua evoluzione in questo mese, pesci. In viaggio, un viaggio renderà speciale la tua vita. Potresti fare un viaggio che renderà speciale la tua vita. Questo mi parla sia del viaggio interiore che farai in compagnia dell'invisibile e ti sentirai pregna di forza o pregno di forza. Magari può stare un po' così all'inizio, ma poi sentirai questa necessità di ritirarti, perché non sei sola e stai con l'invisibile. E questo mi parla del viaggio interiore e di un viaggio che potrai fare che renderà speciale la tua vita in questo mese. Ok, vediamo i tarocchi cosa ci raccontano in merito. Vediamo. Allora, cosa accade in questo mese a livello generale? Vediamo dove puntano l'attenzione. Esci. Dicembre 2024, pesci. Cavaliere di bastoni, cambi, 3 di denari, 4 di coppe e 9 di denari. Guarda, a livello lavorativo ti vedo proprio eccellere. Si può dire eccellere, no? Penso di sì, avete capito. Qua c'è un cambio sul profilo lavorativo, vedo delle entrate di denaro. Forse qualcosa sul profilo lavorativo ti rende insoddisfatta, forse colleghi
o il profilo amoroso e c'è un po' di insoddisfazione, amoroso relazionale. Però io vedo qua che nel lavoro ci sono delle entrate e che ti possono permettere anche come dire, di toglierti qualche sfizio. Vedo che ci sono cambi sul lavoro. Un'energia forte sul lavoro, c'è Kundalinica, questo cavaliere di bastoni, è il tuo maschile interno, no? E anche la voglia di fare. E con questo 3 denari mi parla di cooperazione, di collaborazione, anche di entrate di denaro. E il 9 denari mi parla di un'energia molto bella per te, che entra a livello lavorativo di denaro o di conseguimento di obiettivi materiali che ti renderanno soddisfatta. Questo 4 di coppe mi può parlare o di una certa insoddisfazione a livello relazionale, amoroso, oppure di una certa noia ad aprirsi perché va molto bene il lavoro e quindi stai molto attiva su questo e stai molto concentrato su questo. Vediamo cos'altro. Sì, regina di denari, vedo che va molto bene il profilo lavorativo. Cos'altro? Pesci, dicembre 2024. Il mondo, questo mi parla del viaggio, Sì, sono un po' il contrario. Mi parla di un possibile viaggio che ci sarà, o una nuova tappa. La regina di coppe, 3 di bastoni e l'asso di spade. Credo che potresti fare un viaggio qua, o uno spostamento. Stavi aspettando per fare un viaggio, uno spostamento e lo farai, prenderai l'iniziativa di fare questo spostamento. Per alcuni di voi è così. Fatto sta che a livello emozionale, da una situazione un po' più di insoddisfazione, qua vedo, c'è qualcosa che ti abbassa l'animo, non è tristezza, è solo, come dire, lo dicevano anche queste carte qui, no? Anche se stai con la gente, è come se tutto il mondo mondano ti rendesse un po' insoddisfatta, perché la risposta è dentro. Avrai molta saggezza nel perseguire nuovi lidi mi parla di l'apertura di cammino su un'altra prospettiva della tua vita con l'asso di spade. L'asso di spade poi mi parla di comunicazione in ambito lavorativo, di nuovi inizi, di idee chiare. Sono carte molto belle, una nuova tappa che si apre per te a livello emozionale, apertura di cammino e perfetta chiarezza e anche comunicazioni che ti arrivano. Fammi vedere comunicazioni che stavi aspettando in ambito lavorativo anche. Quel 4 di coppe, l'asso di bastoni, vedi? E sai cos'è? Credo ti vedo lavorare tanto, avere a che fare con qualcosa di pragmatico, di pratico. Questo può abbassare un po' come dire, un po' di stanchezza, che l'asso dei bastoni è la forza, la vitalità, no? Un po' di stanchezza su questo, sul profilo lavorativo, che però i risultati ci sono, ok? Per il resto vedo una bella stesa. Vediamo il positivo per te. Anzi, prima di tutto, cosa mi parla questo mondo? Del matto, una nuova tappa proprio a livello emozionale per te, anche sul profilo lavorativo, oppure una nuova tappa per te che ti vivi giorno per giorno le cose. Questa è la tappa della fede per te. Ok, nuovi cammini si aprono a livello emozionale prima di tutto, e quindi siccome le emozioni generano la tua realtà, anche la tua realtà cambia, si aprono nuovi orizzonti e arrivano comunicazioni di questi nuovi orizzonti. Chiarezza, va bene? Vediamo il positivo. Carta positiva per te in questo mese. Paggio di coppe. Mi parla di una tua apertura emozionale, ok? E anche di un invito, anche di figli, anche di un invito. Qua c'è un corteggiatore, mi parlano di corteggiamento, di messaggi carini, di messaggi e anche della tua stessa energia che si apre al nuovo a livello emozionale come se fossi appena nata o appena nato. Qua c'è la morte, una nuova tappa a livello emozionale. Tale tappa a livello emozionale si può palesare nella realtà fenomenica per te sotto forma di una persona che ti chiama, di una persona che si apre a te in modo amorevole, gioioso, e anche i figli possono essere questo, o tu che ti poni al mondo così, anche generando nuova creatività per te, ok? Mettiamone un altro, l'amore lo analizziamo adesso, un altro è positivo per te in questo mese, pesci. Re di bastoni, qua c'è chiaramente una persona che fa delle azioni verso di te
amabili, una persona a cui piaci molto, una persona che ti corteggia, a cui piaci molto, si apre una nuova tappa per te in tal senso, da un'insoddisfazione che magari non vuoi fare niente per l'altro, vedo energia più introspettiva, vedo che una persona ti può anche proporre l'organizzazione per un viaggio, uno spostamento, ok? Ok ragazze mie e ragazzi, adesso ci andiamo ad analizzare l'amore. Allora, andiamo a vedere l'amore come sarà per te in questo mese in linea generale e poi durante le settimane noi facciamo gli approfondimenti. Allora, metterò una fila per te, una fila per la persona che ti arriva incontro, l'abbiamo vista già nella stessa precedente, e cosa succede alla fine nell'amore per te, tenendo sempre a mente queste carte. La risposta è dentro di te, saggezza. Andiamo a vedere per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci, amore, dicembre 2024. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci in amore dicembre 2024? Allora, 4 di spade, cavaliere di denari e il 3 di denari. Ti vedo molto più concentrata sul lavoro che nell'amore. Vedo che nell'amore c'è un po' di fermo o la situazione è un po' più statica, no? In amore, anche se stai con una persona la situazione è più statica, ti vedo molto concentrata sul lavoro, sulle tue cose, infatti va molto bene, l'abbiamo visto di là, più che sull'amore. Guarda, l'eremita e l'eremita, soluzioni sul lavoro, vedo che gli sforzi sul lavoro andranno a buon fine, quelli che hai fatto e quelli che farai in questo mese. Ti vedo più introspettivo e introspettivo sulla parte affettiva che perché è più concentrata su altro. Questa è la tua energia. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro. Qual è l'energia che ti viene, l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese? Pesci, dicembre 2024. Il Papa, il mondo. Può essere una persona che lavora fuori o ha delle responsabilità e sta a distanza. E il cavaliere di bastoni, all'improvviso questa persona, l'energia di questa persona è viaggiare verso di te o venire verso di te. Questa è una persona che ha delle responsabilità, e il Papa mi parla di diverse responsabilità, famiglia, lavoro o altro. È una persona al cavaliere di bastoni che ha l'impulso a accorciare le distanze tra te e lui o tra te e lei, e vedo che c'è questa spinta a volerti venire incontro. È una buona energia di questa persona. Il Papa è una persona molto seria, di spessore, ha l'energia di volerti venire incontro, fare un cambio improvviso, quasi non te l'aspetti, anche un viaggio a sorpresa. 3 di bastoni, vedi apertura di cammino, mi continua a parlare di una persona che può stare a distanza o di una persona che stava pensando di fare dei passi e li fa nei tuoi confronti. Vediamo alla fine in generale cosa accade in amore per te. Regina di spade, 2 di coppe, c'è regina di denari, abbiamo 2 regine qua. Allora c'è l'amore, 2 di coppe. Vedo un incontro bellissimo tra te e una persona, ok? C'è l'amore, 2 di coppe, un amore condiviso. La regina di denari qua mi parla del fatto che le cose procederanno in modo sereno, tranquillo, saprai gestire tutto in modo sereno e tranquillo. La regina di spade probabilmente qua stavamo inizialmente sulla difensiva o perché è una persona nuova e l'amore era un po' messo da parte perché ti vedo concentrato o concentrato su altro. Oppure c'erano potute essere 2 persone, questa persona era sposata o aveva delle responsabilità, fatto sta che è tutto però a tuo favore, o tu eri separata, insomma, vedo un'energia un po' più fredda da questa parte, o anche no, stando sulle proprie. Qua vedo l'amore e una perfetta condivisione, qua con la cornucopia, e il fatto che tu ti saprai proprio lasciare andare e molta tranquillità in tal senso. Arriva un cambio, vedi la morte, sì. Può darsi uno dei due era separato, non lo so, qua ci sono 2 regine.
Oppure questa è una persona che ha le idee molto chiare nei tuoi confronti e vedo un bellissimo amore condiviso qua. Sì. Vediamo energia positiva per te in amore. Paggio di bastoni, comunicazioni, una persona che mostra molto interesse nei tuoi confronti, comunicazioni, anche una persona, se stai già insieme a questa persona, che vuole rinnovare anche il rapporto, ha molta più vitalità, mi spiego, più passione, insomma. Vediamo carta negativa in amore. 4 di bastoni, probabilmente qua abbiamo una persona o che lavora fuori o che non bisogna temporeggiare per un incontro o sta fuori, insomma, o non può dare subito stabilità a questa persona, non lo so, dipende dai vostri casi. Il 4 di bastoni è un incontro, ha anche a che fare con una certa stabilità o con la convivenza, forse avete avuto problemi di convivenza. Vediamo perché il 4 di bastoni al blocco. 7 di coppe. Un po' di confusione su come avere un incontro, su come avere maggiore stabilità. O avere un incontro con te, un po' di confusione su come avere un incontro con te. E qua magari vi parlate, fammene mettere un'altra paggio di bastoni al positivo. L'appeso. Allora, guarda, le situazioni che erano ferme si sbloccano. Qua, pesci, ci sei tu, l'appeso, no? Le situazioni che erano ferme si sbloccano. Si sblocca una comunicazione anche di voglia, di interesse, di entusiasmo. Sì. Vediamo, perché la regina di denari? Paggio di coppe, c'è proprio la persona che ti corteggia qui. Per alcuni di voi ci possono essere più corteggiatori, e quindi non sapete bene a chi dare il via, insomma, questo incontro. Però io vedo che qua c'è un amore condiviso e vedo questo incontro. Sì. Forse ci sono un po' di problemi o comunque sia delle gestire questioni dei figli da parte tua per avere un incontro, degli incontri con questa persona, gestire delle questioni riguardanti i figli, però vedo che c'è assolutamente questo incontro, Sì. Vediamo un po' con i miei oracoli, lui, lei, per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Abbiamo il segno del toro, ariete, leone, sagittario, pesci come te, acquario, gemelli, bilancia anche. Ok, vediamo cosa ti dirà questa persona. Sto male senza di te. C'è una persona che sta male senza di te. Ok, cos'altro? Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Qua c'è una persona a cui piaci moltissimo, te l'ho detto, vuole proprio, ha le idee chiare. Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Vediamo ancora cosa ti dirà. Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. Mi parla di una persona che può stare a distanza qui e che ti sogna, che vorrebbe contenere tutto il tuo mondo. Fatto sta che è una persona molto intenzionata nei tuoi confronti e vedo te un po' più sulle tue o comunque avente da fare altro. Però qua vedo una bellissima condivisione che poi tu ti sai gestire bene perché ti vedo molto calma o molto calmo e tranquillo. Vediamo cosa ci dicono gli altri oracoli. Amore, pesci. Amore respinto, qua sei tu che respingi qualcuno, o l'hai respinto, o vieni dal fatto che hai respinto qualcuno e qua c'è una persona nuova. Ecco perché con la regina di spade stai un po' sulla difensiva. Ci sono vari motivi per cui tu puoi aver respinto qualcuno o nel tuo passato puoi stare sulla difensiva con questa persona nuova. C'è inizialmente un po' di, capito, temporeggiamento da parte tua e poi questa persona non molla, insomma. Vediamo cos'altro c'è. Amore fuggitivo. Qua c'è di nuovo un uomo che scappa, una donna che scappa e lui rincorre.
e ti farai desiderare molto. Ti farai desiderare molto. Non a caso la carta dell'eremita, qui la tua saggezza vede un'energia molto introspettiva per te, no? Molto da maga o da mago. Sì, come se qua c'è una persona che sta dietro di te. Che sta dietro di te, questo vedo in questo mese. Vediamo cos'altro ti dice questi altri oracoli. Pesci. Mancanza di dolcezza, chakra della gola. Questo ha a che fare con la regina di spade, tu che respingi qua. È come se il chakra della gola ha a che fare con la comunicazione, no? Ve lo dico sempre, la comunicazione è l'espressione di sé. Ma la prima comunicazione che dobbiamo avere affinché ogni tipo di karma si sciolga è quella con le nostre emozioni, con l'invisibile, quello di cui ti parlavo prima. Quindi a livello evolutivo in questo mese parla con le emozioni che la persona a livello relazionale ti trasmette, cioè non devi parlare tanto con la persona, quanto con l'emozione che ti suscita questa persona. Questo porterà a alimentare il chakra della gola. Va bene, alimentare il chakra della gola parlando con le emozioni che questa persona ti suscita, non tanto con la persona. Ecco perché mi usciva l'eremita e il tuo dialogo con l'invisibile. Le persone, come le circostanze, sono espedienti attraverso cui il divino ti parla, affinché tu possa fare l'esperienza del darti a quelle emozioni e quindi creare anche rapporti appaganti, sempre più appaganti, in relazione a quanto tu riesci a dialogare con l'invisibile, che sono le emozioni, che sono gli dei. Cosa c'è d'altro? Le paure, ci sono paure tue qua. Benessere personale, è come se anteponessi all'altro il tuo benessere personale e questa è una cosa buona, va bene? Però le paure, no? La paura ha a che fare con il senso di colpa che l'essere umano ha. L'essere umano ha il senso di colpa perché ha rotto l'equilibrio primevo tra uomo e natura, e quindi nasciamo tutti col senso di colpa. Per ripristinare il potere e quindi ripristinare l'equilibrio è necessario che noi umani, quando arrivano le emozioni che sono gli dei, che l'uomo ha tradito all'origine del tempo perché ha voluto il potere sugli dei, il potere sulla natura, dobbiamo affidarci agli eventi. Quindi avere la fede negli eventi significa iniziare a smettere di avere paura. Cioè, la paura va a scemare, fede negli eventi, d'accordo? Questo sarà il viaggio ctonio sotterraneo che farai a livello evolutivo in questo mese e ti arriverà la saggezza. Più ti dai agli eventi, che sono le emozioni, più le paure svaniscono. Quindi più ti dai con fede, dicendo non questo evento è giusto, questo evento è sbagliato, ma dicendo wow, questo evento è meraviglioso, meraviglia, cioè è perfetto. Come vi insegno sempre, Eraclito diceva per alcuni uomini alcune cose sono giuste, alcune cose sono sbagliate. Per il divino tutto è perfetto, quindi per liberarci dal karma, che è praticamente un compendio di esperienze che tu devi vivere volute dal fatto che abbiamo rotto l'equilibrio primevo all'origine del tempo, allora per fermare il karma devi avere la fede negli eventi che il karma ti mostra. Il karma arriva per sciogliere paure, resistenze, ti fa vedere le tue paure, i tuoi attaccamenti e le tue resistenze, il karma. Ok? Come sciogliere il karma? Io dico di sì al karma. Emao, ripetere il mantra Emao, meraviglia significa. D'accordo? Ok, quindi questa è, e avrai una grande saggezza, quindi la tua evoluzione in questo mese porterà a una grande saggezza che ti permetterà anche di scoprire dei talenti in te innati, ok? Quindi, detto questo, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!